Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Sagittario, tendenze energetiche affettive. Per la seconda metà di dicembre, ragazzi, abbiamo l'eremita. Periodo di introspezione. Probabilmente avete bisogno di stare un po' con voi stessi per studiarvi, per capirvi, anche per ascoltarvi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024 e il link alle playlist delle previsioni per il 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo da un 8 di denari, il mondo, un 7 di spade, un 8 di bastoni, un asso di spade, un 7 di coppe e concludiamo con l'eremita. Allora, la prima sensazione che ho avuto tirando queste carte è stato di qualche trasferimento a causa del lavoro, o come se doveste spostarvi, c'è il lavoro comunque in mezzo, o qualche cosa che riguarda il vostro fare quotidiano, mi viene da dire. E poi appunto abbiamo il mondo che in realtà è una carta di grande compimento, cioè di grandi risultati, una carta di compimento, è una carta di chiusura cicli e qui abbiamo un asso di spade che è una carta di inizio, essendo un asso. Però quello che mi lascia perplessa è questo 7 di spade. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dall'otto di denari. Abbiamo un 4 di pentacoli e un 2 di bastoni. Se vi state trasferendo, se c'è stato qualche cambio recente, che può essere effettivamente a causa del lavoro, diciamo che è come se avessi bisogno di un periodo di assestamento. Andiamo a vedere questo mondo. Appeso, 6 di spade e luna. Sì, ragazzi, vedo proprio che è come se ci fosse una sorta di allontanamento, di distanziamento, di conclusione. È come se si stesse sbloccando con questo appeso, al contrario, qualche cosa inerente appunto o la residenza o il lavoro. Andiamo a vedere il 7 di spade. Cavaliere di pentacoli, 5 di pentacoli e imperatrice. Allora, ho come l'idea che ci sia qualche gioco della mente vostro che vi porta un pochettino a, diciamo, a pensare troppo al lato materiale delle cose, perché qua comunque avete tanti denari, devo dire, 1, 2, 3, 4, più l'imperatrice che ci parla di qualche cosa di concreto, di materiale, anche di denaro. Andiamo a vedere l'otto di bastoni.
Può anche essere, perché anche qui avete la luna e qui sette di spade, può anche essere che qualcuno si stia facendo delle idee, delle illusioni, delle proiezioni su... Può essere una persona, ragazzi, perché effettivamente abbiamo il cavaliere di pentacoli, su come potrebbe essere magari la vita, su come potrebbe essere, non lo so, siccome qui si parla anche di, di trasferimenti, non vedo tanto, no, no. È un po' come appunto raccontarsi delle favole, mi viene da dire. Ma perché ho anche la carta della luna, qui c'è da vedere chiaro qualche tema, ma poi arriviamo all'asso di spade, l'asso di spade è sempre una carta di chiarezza mentale. Andiamo adesso all'otto di bastoni, per piacere, grazie. Sette di coppe. E giustizia. Sette di coppe ce l'abbiamo anche qui e sono entrambi al rovescio. Credo che io, non lo so, ho come l'idea che stiate aspettando una regolarizzazione, un'ufficializzazione, magari proprio un contratto, ma è come se non arrivasse questa chiamata, non arrivasse la notizia. Andiamo a vedere l'asso di spade. Ok. Regina di coppe, carro e 10 di coppe. È come se qui, ragazzi, ad un certo punto venisse fuori la vostra verità. Quello che prima un po' veniva nascosto da questa luna e da questo sette di spade, qui invece nell'ultima settimana dell'anno, l'ultima parte di dicembre, sento che verrà fuori. Con il carro si prende una direzione, si decide di dare una sorta di input, se vogliamo, alla situazione. È come se si facesse chiarezza mentale. Voglio andare a vedere questo set di coppe. Due di pentacoli e regina di bastoni. Dunque, ragazzi, qui ho la sensazione che voi abbiate bisogno di qualche cosa in più, magari da parte dell'altro, se siete in coppia. Lo comunichiate, ma non arrivano per adesso. Poi andiamo a vedere l'eremita, ma di indole così l'eremita è una carta che parla di solitudine, come se fosse da soli nella ricerca interiore, nella ricerca di questa stabilità, di questa giustizia. Andiamo a vederlo l'eremita. E scusate, stavo dicendo qua che ho come l'idea che verrete un po' disillusi, che ricomincerà un certo ciclo karmico. Adesso andiamo a vedere l'eremita. Una volta che voi, diciamo, metterete i paletti o direte la vostra, ho un po' come l'idea che non sarà quello che vuole anche l'altra persona. Forza e asso di spade. No, qui dovete proprio, perché sono due carte che parlano di verità e del coraggio di esprimere la propria verità, il coraggio di affrontare da soli questo viaggio. Vi ricordo che l'eremita rappresenta un anziano, quindi la saggezza acquisita nel tempo, con l'esperienza, anche con la sapienza. Io non so poi come saranno le letture di gennaio, ma è come se qui arrivasse ad un dunque, o di una situazione o con una persona. La sensazione, essendoci quest'eremita qui, la sensazione è che ad un certo punto vi isolerete, direte la vostra, per me è così, e vi muoverete da questa situazione, perché anche qui è un 6 di spade, qui ho il mondo. Il mondo può anche rappresentare una vacanza, è un viaggio che magari farete
periodo natalizio, c'è comunque un allontanamento perché abbiamo sia mondo che sei di spade, però ho come l'idea che magari in quel viaggio potrebbe venire fuori quello che in un certo senso vi siete nascosti fino a questo momento. Ma è un qualche cosa che ha a che vedere, perché un sette di spade, con il vostro ego, con l'attaccamento alla materialità, con il soldo, con la valutazione personale, con il ruolo con cui vi identificate. Mm. Però qui ragazzi vi dico, se prima non lo vedevate nell'ultima parte di dicembre, riuscirete a perlomeno a far chiarezza mentale, molti a comunicare questa verità. Diciamo che è un po' come se la verità venisse a galla per voi, cioè vi renderete conto delle proiezioni che stavate facendo. Anche il 7 di coppe è una carta di proiezioni, ce l'avete due volte, quindi è un po' come se venissero fuori gli altarini qui. Ma che cosa mi sto raccontando? Ma a che cosa ho creduto? Perché anche il 7 di coppe, ragazzi, adesso qua non si vede tanto bene, qua forse un po' di più, è una carta di illusioni immateriali, è una carta di qualcuno che pensa alle cose materiali. Vedete, c'è una carta qui che è tipo la corona d'alloro, parla della gloria, i soldi, la fama, il successo, quelle cose lì. Può essere che qualcuno stia aspettando un contratto per spostarsi, magari legato al lavoro, come vi dicevo all'inizio, o anche questa lettura, se per caso avete conosciuto qualcuno che vi sta promettendo un lavoro, occhio alle proiezioni che state facendo, perché non è detto che poi sia quella persona, cioè che veramente vi aiuti col lavoro, può essere un modo per, diciamo, mantenervi interessati. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Tanta introspezione, comunque ragazzi, con queste due carte dell'eremita, la luna che fa venire fuori un po' i lati oscuri, i due assi di spade che parlano di chiarezza mentale, di mettere in ordine i pensieri. Camera. Difatti, avete due volte la carta dell'eremita. Parla di imparare dal passato. Con la macchina fotografica si fanno foto, quindi dice di prendere delle memorie, prendere dei ricordi sarebbe, fotografare dei ricordi. E attraverso la telecamera si osservano delle immagini. È un po' come se qui avessi bisogno di osservare le dinamiche di comportamento per rendervi conto di questi due sette di coppe e di tutte le illusioni della luna e del sette di spade. Parla infatti anche di percezione e poi ci sono, come si dice in italiano? Ri, rimanescenze, credo che si dica, non lo so. Comunque, ricordi, cose che affiorano dal passato, ma in effetti qui avete anche la luna. Va bene, andiamo a vedere ancora la carta delle fatine. Vediamo che cosa vi vogliono consigliare per chiudere in bellezza. Esteriorizzazione, difatti avete due volte l'asso di spade. Comunicate, dite voi la vostra verità. Se le comunicazioni non arrivano dall'altra parte, smuovete voi, insomma. Possiamo anche far così, visto che questo qua era qui. Vabbè, visto che appunto avete bisogno di comunicare la vostra verità, di buttare fuori sia quello che sentite, quello che pensate, insomma, come state vivendo il momento, cioè la situazione oppure la relazione che state vivendo con questa persona. Se non avete nessuno a cui parlare, cioè nel senso magari non ci sono in questo momento amici disponibili o che so io, potete sempre telefonare a qualche terapeuta. Ci sono adesso i terapeuti che fanno le consulenze online e vi dirò che certe volte è più facile perché non si conosce l'altra persona e quindi è molto più naturale liberarsi. E alle volte basta semplicemente il buttare fuori, il comunicare, il parlare per alleggerire un po', no?
Qui in realtà parla di esteriorizzazione, ci sono i cuoricini, quindi è un po' come giriamo questa regina di coppe, apriamoci all'amore, parliamo sì, diciamo le nostre verità, però con amore per noi stessi, per gli altri e anche con compassione per la situazione. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Ci stiamo avvicinando al Natale, quindi io e i miei angioletti vogliamo augurarvi un caldo Natale, caldo nel senso che sia pieno di affetti, di serenità, di gioia, che possa veramente riempirvi ed espandervi il quarto chakra, ragazzi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando anch'io un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!